sarà finito quell'altro, mamma mia. Eccolo. Assistente. Buongiorno. Buongiorno, non ti avevo visto entrare. Sai, stavo contando i soldi che ho ricevuto con l'ultimo video di Indie 101. E con questi sono a 38 centesimi. Ah, quindi a breve mi pagherai? Questi? No, questi mi servono per finanziare un gioco su Kickstarter che sembra bellissimo e non vedo l'ora di usarli. Scusa, ma costa 38 centesimi e basta? Sì, esatto. Ma scusa, ma farà un po' schifo, no? Ah sì? Pensi che solo per questo farà schifo? Ora te lo faccio vedere io. Andiamo! Un saluto a chi c'è e chi ci fa, bentornati su Indie 101. Oggi vi parlerò di un progetto di un gioco indipendente che ho finanziato su Kickstarter. Una cosa che non avevo mai fatto, ma di cui avevo sempre tanto sentito parlare, fino ad oggi in cui non mi sono imbattuto in ciò che sto per raccontarvi. Mentre girovagavo nell'internetto mi sono ritrovato questo gioco che dalle premesse sembrava molto interessante. Altered Alma. Più leggevo e studiavo la campagna di questo gioco e più l'idea di spendere i miei soldi per finanziare il progetto si stava addentrando dentro di me. Osservavo i prezzi delle diverse donazioni chiedendomi se stessi davvero spendendo bene i miei soldi. D'altronde so che esistono molti progetti fallimentari, volontari e non, che dopo aver preso i soldi dagli utenti non hanno dato i risultati sperati, o ancora sono scappati col bottino in mano credendosi i ladri più astuti di sempre. Ma ecco che arriva in mio soccorso una demo già disponibile nel noto store a vapore, Steam, per chi se lo stesse chiedendo, in cui mi sono fiondato a capofitto e oggi sono qui pronto per parlarvene. Anche perché altrimenti, perché sarei qui, no? Non è che siamo a fare due chiacchiere al bar. Altered Alma è un titolo sviluppato dal team di Two Hours on Studio, un gioco del genere di Metroidvania con una bellissima grafica in pixel art molto simile a quella di Dead Cells. L'avventura comincia in un mondo in stile cyberpunk, con mostri e personaggi fuori dall'ordinario. Belle atmosfere, ricchi paesaggi, conditi dalla dettagliata grafica pixel. Il gameplay, per quanto visto dalla demo, è molto frenetico. Tra colpi di spade, schivate, parate, attaccare i nemici è molto soddisfacente, combinando le mosse a nostra disposizione, anche se per adesso il tutto è ancora piuttosto legnoso e risulta difficile a volte riuscire a combinare gli attacchi come si vuole o a eseguirli correttamente. Ehi, non cominciare adesso a fare il puntiglioso rompipalle, eh? Si vede che c'è ancora del lavoro da fare per smussare il tutto, ma d'altronde questa è ancora una demo. E in ogni caso niente nuoce al gameplay, che comunque rimane piuttosto libero. Ah, allora non stavi davvero facendo il puntiglioso. Se tu ascoltassi tutto il discorso prima di parlare, ma il bello deve ancora arrivare. Proseguendo nelle strade della città troveremo anche una strana lama che potremmo sia utilizzare come nostro attacco contro i nemici, ma allo stesso tempo ci permetterà di teletrasportarci ovunque essa atterri. Questa è davvero un'interessante meccanica che rende il tutto molto più dinamico e veloce, avvicinandoci di scatto ai nemici e permettendoci di fare fatality molto aggressive. Inoltre ci permetterà di superare nuovi ostacoli portando le fasi platform a un nuovo livello per ogni amante del genere. A tratti questa meccanica mi ha anche ricordato il dash del gioco Celeste. In ogni caso penso che questo sia l'aspetto più divertente dell'intero titolo, almeno per adesso. Oltre all'esplorazione frenetica del mondo, avremo anche modo per rilassarci e socializzare con i vari personaggi che incontreremo. Avremo la possibilità infatti di parlare con vari NPC e in base alle nostre scelte e nei dialoghi fatti con loro potremo aumentare il livello d'affetto e spingerci sempre di più nell'intimità con loro. Un po' come succede in Persona 5. Ehi, sia ben chiaro, io ho altre 120 ore di gameplay così non le gioco, va bene? Ma non mica detto questo. Vabbè, lascia stare, guarda. Peccato che nella demo questo aspetto venga soltanto accennato, però sembra molto interessante. La grafica è un altro aspetto che mi ha colpito particolarmente, e inoltre il design dei personaggi nelle loro versioni illustrate che vedremo quando parliamo, oltre al loro aspetto ben caratterizzato e allo stile del mondo che li circonda. Anche le cutscene realizzate dallo studio Toad Animation, specializzate in trailer e cutscene animate. Davvero ben fatte e aggiungono un ulteriore livello di profondità alla trama. La demo purtroppo dura estremamente poco, tanto che si può finire in poco meno di mezz'ora. Ed è per questo che permette soltanto di accennare i maggiori aspetti e le meccaniche del titolo. Come ultima cosa, alla fine della demo troveremo un boss che devo dire mi è sembrata la parte meno riuscita dell'intera demo. Troppo difficile in certi attacchi, difficoltà un po' artificiosa, mosse mal concatenate che lo rendevano abbastanza frustrante.
Mi sono ritrovato varie volte a perdere prima di poterlo sconfiggere e passare avanti, sebbene a livello di meccaniche non fosse davvero così complesso. Se sei scarso non è di certo colpa mia. No, va bene, adesso mi hai fatto arrabbiare. Adesso scusa. Purtroppo il periodo per donare su Kickstarter è ormai finito qualche mese fa. E sì, sto registrando questo video molto in ritardo rispetto alla data effettiva in cui è finito. E non è più possibile acquistare nessuna delle ricompense. Io ho pagato la versione da 30 euro che comprende il gioco in digitale, l'artbook in digitale, la colonna sonora, dei wallpaper e soprattutto il mio nome all'interno del gioco e nei crediti finali. Un bel pacchetto, devo dire, per la cifra a cui è venduto. Ovviamente c'erano altre ricompense molto più costose, ma io mi sono tenuto abbastanza basso. In ogni caso, Altered Alma è davvero un progetto interessante. Uscirà a fine di quest'anno e non vedo l'ora di giocarlo e parlarvene di nuovo qui in un altro episodio di Indie 101. E anche con questa oggi abbiamo finito. Ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto! Oh, allora che te ne pare? Ci sta più o meno? Dai, ci sta, bellino. Te l'avevo detto, appunto. E ora lo posso finalmente finanziare con quei soldi. Ma ti basta. Ma dove sono finiti i 38 centesimi? Oh, su tuoi. Ma li avevo lasciati qui. Ma saranno di là. Li ho lasciati. Andiamo a vedere. Che sbavato sei. Non lo so.